Xiaomi Vacuum Mop Pro. Allora, vedremo adesso una fantastica pulizia di una stanza specifica intelligente, una pulizia intelligente di una stanza specifica che andremo a selezionare direttamente dall'app. Vediamo come facciamo. Quindi avviamo l'app, selezioniamo il device e scegliamo ad esempio che cosa? Questa stanza. Perfetto. Quindi stanza selezionata, è già stata selezionata. Dobbiamo far partire il robottino che si trova in un'altra stanza, è quello segnato in verde qui. Quindi via. Eccolo, si dirige nella stanza in cui eravamo prima. Quindi comincia prima a riconoscere i bordi della stanza e, come vedete, non sbatte contro gli spigoli, che è il problema che affligge spesso device di questo tipo. Riconosce tutti gli angoli e con le spazzoline tocca il mobile, ma come vedete non striscia, quindi i mobili sono salvi. Gira intorno a questa protuberanza del muro e continua fino alla porta. Quindi dopo aver delineato tutti gli angoli della casa, quindi dopo aver in realtà ricostruito la superficie della stanza, procede alla pulizia della parte interna. Non sbatte, quindi gira intorno a tutto, fiancheggia i mobili, ma non scheggia nulla, differenza non da poco. E come vedete ritorna alla porta, quindi all'inizio della stanza, e chiude sostanzialmente il perimetro della stanza. Dopo averla disegnata ha modo di cominciare invece la pulizia interna, e quello che voglio farvi vedere è come riesce agevolmente e agilmente a dribblare, scansare tutti gli ostacoli che trova. In particolare l'obiettivo è mostrarvi come riesce a scansare le sedie, dunque senza la necessità di spostare nulla dalla stanza. Che succede? Questo: gira intorno alle sedie dove in pratica non riesce a passare perché sono larghe quanto lui più o meno, però aggira i piedi e sostanzialmente pulisce tutto. Quindi comodità massima, non c'è bisogno di far nulla, si lascia la casa così com'è e si lascia lui lavorare in santa pace. Anche negli spazi stretti si muove come vedete, insomma, senza dar botte, quindi senza scheggiare i mobili, e l'arredamento insomma è tutto quanto. Anzi, qua data una piccola bottarella, però insomma davvero leggera. Dettaglio non da poco: la superficie con la quale poco fa ha dato una bottarella è gommata, quindi comunque bottarella leggera, superficie gommata, danno inesistente. Ecco, infatti vedete che è ammortizzata pure, ecco, ora che ci faccio caso meglio, quando tocca vedete che si muove e rientra come fosse un paraurti, vedete? Quindi gommata e ammortizzata. Guardate come continua a pulire, ha fatto lo slalom sotto il tavolo e adesso sta evitando il piede della penisola e sta facendo avanti e indietro. Quindi vi voglio far vedere come si comporta quando dopo aver ricostruito la mappa, quindi è consapevole di avere un ostacolo davanti, non ci arriva più, si ferma prima e torna indietro.
Vediamo, continua. La sa che c'è un ostacolo, lo ha identificato, lo sta girando, pulisce intorno e ne esce alla fine. È un groviglio di piedi della sedia, però lui ne riesce a uscire. Mentre il robotino sta pulendo e vediamo come si muove sulla mappa, vi dico che la mappa è stata calcolata in autonomia dal robotino mentre si è fatto il giro per casa. E inoltre è possibile vedere anche un'altra cosa, e cioè le varie modalità con cui il robot riesce a pulire. Dunque, adesso siamo in modalità aspirapolvere, come vedete, e abbiamo la possibilità di scegliere la modalità di aspirazione, quindi standard, medio, silenzioso, eccetera eccetera, e abbiamo anche la modalità combinata tra aspirazione e lavaggio dei pavimenti, volendo. Chiaramente non è questo il caso, ma il robot è in grado di fare in una sola passata entrambe le operazioni, e vedete che in caso di modalità di pulizia, anche che prevede il lavapavimenti, ci sono le indicazioni alla quantità di acqua che vogliamo utilizzare per la pulizia, quindi poco, medio oppure tanta acqua per completare le pulizie. Vediamo adesso, dopo la pulizia, quanta polvere ha raccolto il nostro robot aspirapolvere. Il vano polvere è stato rimosso. Ah, cavolo, sembrava pulito il parquet, in realtà riesce sempre a trovare polvere che però riusciamo agevolmente a far fuori con l'aspirapolvere. Perfetto. Dyson impiegata ottimamente. Vano come nuovo. A posto. Rimontiamo. Ok. Il vano polvere è stato installato. Perfetto. Vediamo adesso come è possibile montare il recipiente per lavapavimenti. Come vedete è un filtro differente rispetto a quello di prima, che andremo a riempire con dell'acqua di fontana proprio, quindi standard. Poi abbiamo pronto anche il panno che pulirà, che laverà il nostro parquet, che andiamo un attimino a smontare. Lo bagniamo. Quindi dicevamo, montiamo il nostro panno ormai inumidito e strizzato opportunamente. Eccolo. Ci mettiamo un goccio proprio di detersivo specifico per parquet, perché andremo a pulire a lucidare il nostro parquet. Vediamo. E effettuiamo la sostituzione del filtro. Dunque togliamo quello per il secco, mettiamo quello per l'umido. Lui ci avverte con un segnale sonoro che insomma la sostituzione è stata effettuata. Montiamo il pannetto per la lucidatura. Ok, e adesso lo facciamo partire. Ok, dopo aver montato tutto andiamo a selezionare la stanza che vogliamo lucidare, che è la stessa vista in precedenza, e avviamo il nostro robot. Eccolo. Si sta orientando. Eccolo. Come vedete, guardate la striscia di lucidatura che sta effettuando. È evidente la differenza rispetto
alla parte che non è toccata dal nostro robot. Aspettate, faccio un po' di dribbling. Guardate la differenza, evidente, evidentissima anzi. E torna adesso di là, quindi gli faremo lucidare tutta la stanza. Guardate che differenza, molto 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 evidente, direi, Vabbè, giustamente, come è giusto che sia. E come in precedenza, il robottino si disegna prima tutti gli angoli della stanza e poi andrà a fare la parte interna.